Finisce così. Al minuto 96:10 Colombo decreta la fine di questo Juventus-Inter folle, termina 4-3, una partita che a 10 minuti dalla fine sembrava, non dico in controllo, però comunque l'Inter era riuscita non solo a raggiungere la Juventus dopo due volte, è andata in vantaggio 2 volte, prima 1-0, 1-1, poi 2-1, 2-2, riesce a fare il gol del 3-2 con Marcus Thuram a un quarto d'ora dalla fine. Intorno all'80° la partita sembrava appunto abbastanza indirizzata, e invece per l'ennesima volta in questo stadio io non capisco che cosa ci prenda quando andiamo a giocare a Torino contro la Juventus, a prescindere dalla forza dell'Inter e dalla forza della Juventus, perché le statistiche dicono questo. Si fa riprendere l'Inter con il gol del 3-3 di Khéphren Thuram e poi riesce addirittura a perdere la partita con il missile da fuori area di Azic al 91° sul quale Sommer ha grandi responsabilità, e purtroppo non è nemmeno l'unico gol in cui Sommer ha grandi responsabilità. È stata una partita che adesso andremo ad analizzare. In generale, ripeto, è veramente uno Juve-Inter. Cioè, mi viene proprio, prima facevamo riferimento all'Inter-Juve 4-4 dell'anno scorso, che è stata un'altra gara clamorosa, dove l'Inter era in doppio vantaggio e viene raggiunta. In questo stadio ancora peggio, perché come numeri siamo veramente a un livello imbarazzante. Il 13°, anzi, delle ultime 13 Juventus-Inter, 12 volte la Juve esce imbattuta, con la gara di oggi si intende, nella maniera più incredibile. Non mi verrebbe nemmeno da dire che la sconfitta è meritata, però se prendi 4 gol così, delle domande te le devi fare, Romy. È forse questa la cosa che è più giusta. Tu hai detto folle, mi sembra l'aggettivo più corretto per descrivere una partita nella quale per 2 volte riesce a dimostrare di poter avere la lucidità e anche i giocatori adatti per ribaltare la situazione. E poi noi dicevamo 12 minuti più recupero, occhio, 12 minuti più recupero ti sono bastati per buttare via tutto quel dispendio e tutto quello che hai fatto nei precedenti, cioè questa è la cosa folle. Tra l'altro io ribadisco quello che ho detto fino a poco fa, l'Inter ha fatto la partita, cioè l'Inter ha gestito la partita, ha cercato di gestirla, il problema è che nell'andare ad essere concreta la Juve è stata migliore, cioè la Juve 4 occasioni è riuscita, poi 4 occasioni no perché vedremo le statistiche, però sicuramente hanno dimostrato più lucidità, più concretezza, e le partite è così che si vincono. Cioè l'Inter purtroppo nei dettagli è andata stasera a sbagliare diverse cose, è stata una rivincita solo per Çalhanoğlu che ha trovato la sua doppietta, ma Sommer serata nera praticamente, serata da dimenticare per lui. E non è un problema solo difensivo, cioè in linea generale quando tu prendi 4 gol su 4 o 4 gol su non so quanti, vedremo le statistiche, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona a livello di meccanismo, perché vai in vantaggio e devi essere in grado di gestire il vantaggio, soprattutto se quel vantaggio te lo sudi dopo essere andato sotto per 2 volte. Quindi c'è molto da c'è molto da capire cos'è che non funziona. Qualcuno critica i cambi, ho letto che si scriveva di Darmian, di un Chivu impaurito, fino a 10 minuti prima lo esaltavamo per il discorso di essere riusciti a ribattarla e poi l'abbiamo affossato. In questo caso continuo a dire che secondo me Chivu purtroppo è l'unico che forse non ha tutte queste responsabilità, poi condivisibile o meno cambi, ci sono state cose che avrei fatto diversamente, ma col senno di poi, lo dicevo, siamo bravi tutti. È un Inter che però continua a dimostrare che sei in vantaggio, ti recuperano e non riesci a gestire, sei in svantaggio, recuperi e non riesci a gestire. Allora la domanda che mi pongo è: qual è il risultato che l'Inter riesce a gestire nei 90 minuti? Dobbiamo vivere le partite veramente sperando di fare le goleade come contro il Torino per poter stare tranquilli e vedere uscire l'Inter vittoriosa da una partita? Mi sembra abbastanza assurdo. Sì, io francamente sono molto amareggiato perché purtroppo il calcio è uno sport, forse lo sport che ha fatto, nel quale gli episodi hanno il peso maggiore in assoluto, nel senso che è lo sport in cui puoi creare finché vuoi, puoi fare una partita all'interno dei numeri, dei dati molto buona e perderla tranquillamente 3-0, cioè può succedere anche questo, e non sto dicendo che la partita di oggi sia stata così, però il fatto è che l'impressione che si ha, se sommi il fatto che a Torino è sempre una partita particolare e strana, con una stagione che è iniziata con dei presupposti, cioè è inutile che ci nascondiamo, anche i tifosi ce lo stanno scrivendo dall'inizio della stagione, dei presupposti un po' particolari, cioè mi dà proprio la sensazione di quella stagione dove se ti si deve incanalare qualcosa in negativo,
ti si incanala il negativo, a differenza, per dire, non so, dell'anno della stella, dove era l'esatto contrario. Lì qualsiasi cosa potesse andare bene, andava bene. L'impressione che vedo adesso è che alla fine di questa partita ci si fa un pochino di autogol, tra virgolette. Poi adesso andiamo anche nel dettaglio sui singoli, perché poi è chiaro che all'interno della partita ci sono cose positive e cose negative. Però essere andati sul 3-2 e essere all'80° sul 3-2 e andare ancora una volta a perdere ancora su questo campo, ma non perché la Juve sia scarsa, ma però il campo in particolare, la squadra a Torino, non lo so, mi lascia veramente un amarissimo in bocca, senza contare, giustamente, come dicono alcuni, certo che sui big match non c'è cambiamento da questo punto di vista. Cioè, l'anno scorso sono stati tutti così, fondamentalmente, o così o peggiori, e il primo big match di questa stagione ti ripresenti e finisce più o meno allo stesso modo, e hai sempre l'impressione che all'avversario basti poco per farti gol e a te invece serva l'impresa titanica per riuscire ad andare in rete. E questa è la chiave, Simo. Hai detto esattamente tutto in questo, perché riassume una partita nella quale l'Inter domina, fatica. Abbiamo visto i nostri giocatori con i crampi a fine partita e invece la Juventus che sembrava passeggiare tranquillamente. E questo è un dato, il fatto che tu debba faticare così tanto per recuperare e poi riesci a perdere totalmente tutto quello che hai fatto è una partita che ti lascia tanto amaro in bocca. Poi prima, per coerenza, abbiamo detto non sarà decisiva perché siamo alla terza giornata, ma le conseguenze che questa partita avrà un po' mi preoccupano. Cioè bisogna capire che direzione sta prendendo l'Inter, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché perdi un big match così contro la Juventus alla terza giornata, in un momento in cui sei reduce da un'altra sconfitta casalinga e il clima comunque è quello che conosciamo, l'inciampo è dietro l'angolo. Poi bisogna sempre cercare di trovare il lato positivo, siamo d'accordo, siamo alla terza giornata, però questa prestazione nel dettaglio, cioè fosse stata una partita dominata dalla Juventus con situazioni diverse, allora forse avremmo quasi accettato di più, no? Una sconfitta del genere. Dopo aver visto questo facciamo tutti più fatica a digerirla, sinceramente. Sì, e anche, come dicevo prima, nell'analisi proprio della differenza tra quello che vedi in partita e il risultato, è chiaro che in questo momento conta il giusto, perché poi l'Inter non ha fatto 90 minuti da schifo, ha fatto sicuramente molta fatica in fase offensiva, è stata molto poco attenta sulle uniche fiammate della Juve, che non a caso ci fa gol quasi ad ogni tiro, fondamentalmente, e secondo me ha delle colpe specifiche su alcuni singoli, uno in particolare, mi spiace dirlo perché li voglio bene, però Jan Sommer oggi penso abbia giocato la partita peggiore da quando è portiere dell'Inter. E ripeto, come dicevo nel momento del quarto gol, il quarto gol della Juventus mi ricorda veramente in maniera molto sinistra l'ultimo Andanovic, che al di là delle parate laser famose, aveva proprio il problema che faceva fatica a spingere sulle gambe e soprattutto gli si piegavano le mani. Cioè tiri, per carità, ha fatto un bel tiro Asic, non è che si vuole smentire questo, però il tiro era parabile. Sommer ci arriva e la mano gli si piega e la palla va dentro. Il gol di Yildiz, anche lì, grandissimo tiro di un giocatore fenomenale. Sommer ci arriva e non riesce a spingerla fuori. Non sto dicendo che sia tutta colpa di Sommer, perché è chiaro che se prendi 4 gol, il portiere ha un peso in questo caso, però ci sono tante cose da analizzare. Però oggi nello specifico lui è sul banco degli imputati, credo. Forse questa partita ci fa capire che l'errore che facciamo a volte è proprio perché qualcuno dice continuate a dire che il problema è Bissek, l'errore che si fa a volte è quello di colpevolizzare in una direzione, cioè prendere un giocatore, andare dritti, la colpa è sua. Cioè questa sera è stato un problema con Sommer, che sicuramente ha fatto la prestazione che purtroppo abbiamo visto tutti, ma in linea generale è una prestazione che ci dà, come dicevo, delle risposte in negativo relativamente a un meccanismo che in qualche modo non sta funzionando. Non può essere colpa di un giocatore su 11, cioè in una partita che recuperi 2 volte e riesci a perdere, è qualcosa nel meccanismo che non si sta settando nella maniera giusta, e bisogna capire dov'è questo problema, se è la radice come molti dicono o se è un problema proprio di lettura delle partite, di gestione delle partite, di testa. E questo purtroppo le risposte arriveranno a stagione
percorso. Adesso c'è la Champions, cioè è anche questa un altro banco di prova. Cioè adesso andiamo in campo in Champions League. Come ci arriva l'Inter in Champions? Con questi e tra l'altro in presupposti. Champions in cui abbiamo un calendario molto sbilanciato, perché abbiamo le prime 4 partite più, tra virgolette, facili e le ultime 4 più difficili, quindi sono queste che arrivano, le prime in cui devi fare i punti. Poi in generale, ecco, proseguendo sull'analisi dei singoli, un altro dei più attesi era proprio Çalhanoğlu, che però di fatto è il migliore. Fa 2 gol molto belli, vedo anche a livello di numeri 96% di passaggi riusciti, è il giocatore dell'Inter insieme a Bastoni che tocca il maggior numero di palloni, 100, tondi. E secondo me dirò sul gol di Zielinski, ho letto Zielinski in chat, sul gol di Ildiz non è posizionato benissimo e lì Ildiz riceve sulla tre quarti con troppa libertà, lui non arriva in tempo a chiuderlo, poi Ildiz fa quel gran tiro. Però in generale comunque la risposta di Hakan è stata importante. Un'altra cosa che si fa fatica a dire dopo questo risultato, ma che andrebbe detta, è che l'Inter rientra 2 volte all'interno di questa partita, e questo comunque è un lato positivo, il fatto che vai sotto una volta, recuperi, vai sotto 2, recuperi e addirittura ribalti la partita. Questo, se si vuole prendere anche il lato positivo, è una delle cose da cui ripartire. Mkhitaryan ha fatto una partita dove primo tempo è stato molto criticato, tutti si aspettavano che uscisse lui, invece prima esce Barella e poi esce Çalhanoğlu, quindi è l'unico dei titolari che resta in campo, però nella ripresa va in crescendo e migliora. Acerbi fa bene su Vlahovic, cioè non è che ci sono, ripeto, tutte cose negative, però è chiaro che in un momento come questo, in una partita come questa, è inevitabile, e lo capisco, che saltino alla luce soprattutto quelle negative, e soprattutto dopo l'ennesima sconfitta contro la Juventus, l'ennesima non vittoria a Torino e purtroppo la seconda partita persa nelle prime 3. Numeri che non so quante volte l'Inter nella sua storia abbia messo insieme, non ho questa memoria storica, ma non credo così spesso. Diciamo che adesso, se ci soffermiamo sugli aspetti positivi che hai menzionato tu, arriverebbe un disastro, nel senso che molti purtroppo dopo le sconfitte guardano solo ed esclusivamente quello che non ha funzionato. Fino al secondo gol di Çalhanoğlu stavamo dicendo tutte le cose positive che hai elencato tu. Abbiamo ritrovato Çalhanoğlu, abbiamo ribaltato per 2 volte il risultato, non era scontato, è bastato quel 12 minuti più recupero, quel tempo lì, per cambiare di nuovo anche punto di vista su tutto e tutti, ed è inevitabile perché le partite durano 90 minuti, se non riesci a gestire, lo ribadisco, il risultato dopo che hai recuperato 2 volte, i campanelli d'allarme è normale che si accendano. La colpa è da distribuire, perché è una moda puntare il dito contro uno o solo su un giocatore, però penso che sia un po' da distribuire in questo caso. Lautaro Martinez assente in campo, assente non giustificato. Sì, no, ma le colpe, come diceva anche Romina prima, si possono individuare dei singoli. Ripeto, oggi per me Sommer è uno di quelli, però le colpe sono sempre globali. Quando si gioca in 22 per 90 minuti è raro che basti un cambio, un singolo, una cosa a cambiare tutto. Quindi ci sono tante cose, soprattutto dopo che arrivi da un'altra sconfitta come quella con l'Udinese, sono dei segnali importanti che ci portano a dover pensare che non basti puntare il dito su Sommer, su questo, su quell'altro. Ci sono tante cose. Questa sera anche proprio i singoli episodi, no? Io in chat ci dicevano giustamente anche per esempio il fallo da cui si origina il gol del 3-3, un fallo sciocco che tu lì l'avversario è spalle alla porta sul lato, perché gli fai fallo? Perché vai con aggressività e commetti fallo regalandogli una potenziale punizione dalla quale nasce il gol? Poi c'è anche l'episodio del gol del 4-3 che in tanti in chat si stavano arrabbiando. La cosa strana è stata che, per ricostruire per chi non l'avesse visto, riceve palla che Thuram colpisce con una manata ovviamente involontaria sul volto Bonni, che crolla a terra. In quel momento l'arbitro colombo mette il fischietto in bocca, comunque sembra pronto a fischiare fallo, non fischia fallo perché vede Azic che sta controllando, pronto a calciare. Azic calcia, fa quel gol appunto con la complicità di Sommer, e lì evidentemente poi secondo me non è assurdo che l'arbitro non fischi perché dà la possibilità al VAR di intervenire, ma se tu stai per fischiare mi dai l'idea che vuoi dare fallo, quindi ok, fa gol, l'azione si conclude, poi fischi fallo.
perché cambia, ragazzi, attenzione. Io capisco che il VAR non sia intervenuto e vi dirò, per me non è manco fallo, quindi non è che sto dicendo che, cioè, è un colpettino in faccia. Secondo me Bonni ha caricato molto il fatto di essere stato a terra 5 minuti perché ha capito che c'è stato il gol e ci ha un po' provato. Non sarebbe il primo e non è l'unico. Però cambia nella dinamica, perché probabilmente se l'arbitro avesse fischiato fallo subito dopo, allo stesso modo il VAR non sarebbe intervenuto, perché si tratta di situazione di campo, eccetera, eccetera. Questo giusto per fare cronaca. Però comunque è stato un episodio un po' strano. Volevo Non lo so, anche io... Vai, scusami, vai. No, volevo rispondere che qualcuno giustamente diceva: Romina, dovete giudicare tutti allo stesso modo, perché se l'errore di Akanji l'avesse fatto Bissek, ragazzi, Vero. sì, nel senso che voi giustamente, magari qualcuno entra in live adesso e non ha ascoltato quello che dicevamo prima, è esattamente quello che ha detto Simone inizialmente, cioè le cose vengono pesate anche in base al giocatore di riferimento, perché quell'errore, detto in diretta da Simone, l'avesse fatto Bissek o Di Marco, tu avevi citato Di Marco se non erro, probabilmente sarebbe stato giudicato in modo totalmente diverso, quindi questo è vero. Però ribadisco, io nonostante le critiche ai singoli, perché vanno fatte, stasera abbiamo visto problemi con Sommer, abbiamo visto un Lautaro spento, vedi il rientro dagli impegni con l'Argentina, siamo tutti d'accordo, però il problema è un problema generale di una partita dalla quale ti devi aspettare risposte, le risposte arrivano, ma ti arrivano risposte che pesano ancora di più, perché vedi una squadra che rientra in partita, che recupera, che riesce ad esserci, che dà segnali e poi ti dà all'ultimo quarto d'ora la batosta dietro al collo, in un momento in cui siamo già tutti provati da un mercato che conosciamo, una sconfitta in casa con l'Udinese che nessuno si aspettava, e quindi io capisco il malcontento, cioè cerchiamo di razionalizzare, comprendo il malcontento, perché è un momento, cioè una sconfitta che pesa anche di più per come è andata. Sì, anche perché i numeri li stavo vedendo adesso, con numero di tiri praticamente uguale, tiri in porta 4-4, loro fanno 4 gol, noi 3, expected goal sono leggermente superiori ai nostri, e la partita era equilibrata, poteva starci un pareggio, però, ripeto, gira e rigira, quando vai a Torino, in un modo o nell'altro non la vinci, e quando va male la perdi pure, come oggi. È una cosa pazzesca, ragazzi, cioè... no, allora, non per mancare di rispetto alla Juventus, però la Juventus che ho visto stasera mi ha fatto molta meno paura ed impressione di altre Juventus anche del recente passato, che non erano fortissime, però mi davano, sai, quella sensazione, per esempio quando c'era ancora Rabiot, quella Juventus lì. Oggi poca roba, e nonostante questa poca roba siamo riusciti a prendere 4 gol e a perdere una partita che all'82esimo vedeva l'Inter in vantaggio 3-2. È questo che mi manda i matti. E poi sarà episodico, sarà Sommer che ha preso dei gol. Me lo auguro, perché se fosse così vorrebbe dire che cambi 2 giocatori e risolvi tutto. Però vedendo l'inizio di questa stagione un pochino mi preoccupa. Andando in chiusura, per non dilungarci troppo, vedevo in chat che ci dicevano Lele, che ringraziamo, i cambi ci penalizzano sempre, Sommer no comment. Il nostro Marzio, grande Marzio, ben ritrovato, Ciao, che ringraziamo, e dice: per me sul 3-2 devi metterti a 5 dietro, non è possibile non marcare, Sommer ha colpe ma anche la difesa troppo fragile è un peccato, assolutamente. MT Ruby diceva: su di morale vi ringrazio per il commento, grazie mille. E niente, ragazzi, cosa dire? Ripeto, è il solito Juventus-Inter. È venuto fuori in maniera diversa, altre volte abbiamo visto degli 1-0 più tirati, oggi è venuto fuori un 4-3. Sta di fatto che in un modo o nell'altro sta partita non riusciamo mai a venirne fuori, ed è pesante, perché dopo aver perso con l'Udinese era importante, ora che anche portando a casa il 3-3, in qualche modo ne uscivi. Persa così, ragazzi, è devastante. Così è ora che hai detto devastante. il solito Juventus-Inter mi hai fatto riflettere, perché è vero, il solito Juventus-Inter non è stata la solita Juve, perché è stata una Juve che in casa è sembrata meno pericolosa, non è stata la solita Inter, perché l'Inter è riuscita a recuperarla per 2 volte e in un certo modo ha provato ad uscirne, poi però appunto, e non è stata la solita Inter perché non è riuscita a uscirne vittoriosa, però è stata la solita Juventus-Inter, perché in casa della Juve a Torino non vinci mai, e questo purtroppo lo sappiamo per certo ormai. Sì, purtroppo sì.
Niente, chiudiamo qui questa clip, fateci sapere anche nei commenti come l'avete vista, come commentate questa sconfitta maturata in questa maniera così dolorosa, e poi vi aspettiamo come sempre nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per tutti gli approfondimenti e i commenti a questo Juventus Inter e non solo.